Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vi parlerò dell'inclinazione laringea. Allora, cerchiamo di capire che cos'è l'inclinazione laringea. Prima di tutto, che cos'è la laringe? La laringe è questo scudo protettivo delle nostre corde vocali, quindi è una cartilagine che sta a protezione proprio delle nostre corde vocali. Negli uomini è molto più pronunciata ed è quindi il pomo d'Adamo, nelle donne un po' meno, però è sempre presente. Quindi se noi tocchiamo questa parte del nostro corpo, del nostro collo, sentiremo appunto la nostra laringe, che può fare due movimenti principalmente. In primo luogo la laringe può scendere verso il basso oppure salire verso l'alto. Se noi facciamo una vocale come la U, per esempio, la laringe tenderà a scendere, soprattutto se poi ci associamo anche lo sbadiglio. In questo modo appunto la laringe in una posizione molto bassa. Se invece faccio una vocale più alta come posizione, come una I, e magari faccio ancora una nota più acuta per farvelo vedere meglio, la laringe sale. La prima cosa su cui fare attenzione è proprio che questo movimento non deve essere esagerato, perché altrimenti questo mi crea dei problemi quando canto. Se io le U le faccio molto basse e le I le faccio molto schiacciate verso l'alto, mi ritrovo il problema che appunto ho un suono molto instabile e la posizione della laringe sarà anch'essa molto mutevole. Invece devo cercare una posizione il più possibile stabile, neutrale, pur comunque rispettando il movimento delle varie vocali e delle varie note. Quindi la nota sarà più alta, allora la laringe inevitabilmente salirà, ok? Quindi non la devo tenere bloccata in una posizione fissa o addirittura bassa per tutto il tempo, perché questo comunque crea dei problemi e delle rigidità. Allo stesso tempo però non devo neanche esagerare con questo movimento, e questa è una cosa che si allena col tempo, e vi consiglio di guardarvi sempre allo specchio quando cantate, quando fate esercizi, perché magari non vi rendete conto dall'interno di questo movimento, però quando vi vedete allo specchio vedrete appunto magari un movimento esagerato, estremo, e quindi vi dovrete concentrare moltissimo per tenere sotto controllo appunto questo movimento. In ogni caso il movimento che ci interessa in questo video è il secondo, di cui vi parlerò adesso, che comunque è in qualche modo influenzato anche dal primo. La laringe non solo può muoversi verso l'alto e verso il basso come un blocco unico, ma può anche fare questo movimento. Si inclina leggermente, adesso ve lo sto un po' evidenziando col gesto della mano, però il movimento è quello lì. Posso percepire questo movimento di basculamento, di inclinazione, appunto in inglese si chiama tilt tiroideo perché questa si chiama cartilagine tiroidea. Questo movimento lo posso percepire appunto se piango, se faccio questo suono qui, praticamente facendolo sento che il mio pomo d'Adamo sporgerà leggermente in avanti contro le mie dita, e quindi sentirò questo movimento, ok, di basculamento. A cosa serve? Serve a allungare le corde vocali, perché quando faccio questo le mie corde vocali vengono tirate dal muscolo cricotiroideo, che è proprio lì agganciato alla cartilagine tiroidea, e quindi basculando le corde vocali vengono appunto allungate e stirate. Questo ci permette di raggiungere più comodamente delle note acute, perché sappiamo che appunto le corde vocali allungandosi ci permettono di fare più facilmente delle note acute, proprio perché vibrano più velocemente. Quindi in sostanza vi consiglio di lavorare con degli esercizi appunto col pianto. Prima potete fare semplicemente delle note a bocca chiusa, per esempio con la M, facendo su altezze diverse, oppure anche con la N, e delle sirene, dei glissati, sempre con la M o con la N col pianto, oppure con la N, senza mai perdere questo, ok? Perché questo ci aiuta appunto a mantenere la tensione sulle corde vocali. Oppure possiamo farlo proprio con vocalizzi. Io vi consiglio di lavorare con il fonema LUI. Perché? Perché la U
ci aiuta a mantenere la posizione della laringe abbastanza bassa e quindi favorirà anche in parte l'inclinazione laringea. Otterremo un suono morbido, abbastanza leggero, però sempre accompagnato dal pianto. Lo possiamo fare su degli arpeggi in questo modo. Lui, 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 molto leggeri, eh? Lui, 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 come se la voce fosse rotta dal pianto. In questo modo dovremmo essere un po' attori nel fare questa cosa, però ci aiuta molto. Questo perché? Perché ci sono stati degli studi che quando facciamo questo suono, questo atteggiamento, la nostra cartilagine tiroidea appunto si inclina. Possiamo continuare e arrivare nella zona del passaggio, che è quella più importante in questo caso. Quindi lui, 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 lui. E iniziamo già morbidamente a collegare i registri. Ripeto, morbidamente, non vogliamo già ottenere un suono potente, collegato, sempre pieno. Andiamo con calma. Stimoliamo questa inclinazione laringea, soprattutto se non siamo abituati a usarla. Se siamo abituati a spingere o a stringere mentre saliamo, lui, a un certo punto succederà che sul cambio di registro si sentirà lo stacco. Lui, si sentirà questo. Se invece ammorbidiamo, lui, sentiamo che riusciamo in qualche modo già a girare l'ostacolo, perché le corde vengono appunto allungate e favoriamo così il cambio di registro e di meccanismo. Dopo aver fatto questo, vi consiglio di andare avanti e cercare di lavorare per esempio con la O. Vi consiglio di lavorare col fonema no. Perché? Perché anche la O è una vocale vicina alla U, quindi la laringe starà comunque in maniera più naturale, in una posizione neutrale e non rischieremo appunto di forzare. La N invece ci aiuta a indirizzare il suono verso la maschera e ci aiuta anche a chiudere meglio le corde vocali, però partiamo sempre molto morbidi. Vi consiglio in questo caso invece di lavorare su l'estensione di un'ottava, quindi facendo un arpeggio per esempio prima, terza maggiore, quinta e ottava, in questo modo. No, 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 sempre molto leggeri, sempre col pianto. No, 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 no. Allora, se il pianto vi crea problemi, perché potrebbe capitare che pensando di piangere stringiamo tutto, no, 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 e quindi ci sentiamo affaticati molto di più e questo non va bene. Il pianto deve essere leggero, non deve essere troppo pesante a livello della gola, intendo, quindi non deve essere no, 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 perché così stringiamo, deve essere accennato, però comunque abbastanza marcato. No, 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 in questo modo qui, ok? Se però continua a darci problemi, vi consiglio di lavorare al contrario, che sembra appunto una cosa assurda, però è così, con il sorriso interno. Però dovremmo pensare a un sorriso un po' ebete, una cosa di questo tipo. Tipo questo, ok? Dobbiamo immaginare di sorridere in modo tale da allargare internamente e cercare un po' questo suono. Mi ricorda un po' l'orso Yogi, una cosa del genere. Questo ci aiuta a evitare di stringere la gola, perché il sorriso appunto, soprattutto se pensato internamente, ci aiuta ad allargare e non a stringere. Però il suono, sentite, è molto simile. Se faccio il pianto è questo qui, se faccio il sorriso è questo. Quindi in realtà è molto molto simile. Comunque fate quello con cui vi trovate meglio. Comunque continuiamo a salire con questo no no no, no 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 no, sempre col pianto o col sorriso o entrambe le cose, siamo schizofrenici. No 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 no, no 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 no. E così anche in questo caso ammorbidiamo il passaggio e lavorando su un'ottava siamo obbligati a diciamo lavorare su registri diversi, d'accordo? E quindi dovremo per forza in qualche modo cercare di uniformarli. Se vi capita di sentire molto lo stacco, vuol dire che qualcosa ancora non sta lavorando al 100%. Cioè se sentite no 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 no, se sentite questo o state spingendo troppo o state appoggiando poco, oppure
non state appunto accentuando a dovere l'inclinazione laringea. Quindi comunque prendetevi il vostro tempo per trovare il vostro equilibrio. Dopodiché, dopo che avete trovato questa cosa, ve lo rifaccio nella zona di passaggio. Questa cosa qui. Dopo aver fatto questo, vi consiglio di andare a calcare un pochettino di più la N, cioè ripartite dal basso, rifate lo stesso esercizio salendo, ma calcate un po' più la N e lo fate con un'intenzione un po' più energica, cercando appunto una maggiore compressione, un maggiore sostegno, senza esagerare, e direzionate il suono appunto verso la maschera, d'accordo? Per cui quello che succederà, se fate tutto bene, è che andrete in voce mista. Una cosa di questo tipo. No, 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 no. Sentite che l'intenzione è un po' più energica, non perdo il pianto o il sorriso, quello che abbiamo detto prima, quindi l'inclinazione viene mantenuta, però inizio a cercare un suono un po' più pieno, un po' alla volta. Continuo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cerco di rilassare, non vado a stringere, perché sennò è finita. Continuo a mantenere quell'inclinazione che dicevamo prima. E qui sono già oltre il passaggio. No, 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 no. No, 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 no. Cioè praticamente qui sto andando appunto a cambiare registro, ma mantenendo una connessione con la mia voce piena, e questo lo sto facendo anche grazie appunto a questa inclinazione laringea. Ovviamente questo è un esercizio, il suono che ho ottenuto adesso non è ancora il suono che io utilizzerei per andare a cantare, perché è troppo tendente a una tradizione un pochino più belcantistica, un po' più classica, però ecco, diciamo che l'esercizio in sé mi aiuta moltissimo a sciogliere tutta una serie anche di tensioni eventualmente, e mi prepara la voce a essere più versatile, più elastica, per poi andare eventualmente a cercare un suono più come piace a me, un pochino più schiacciato, un po' più rock, dipende insomma poi dallo stile con cui vogliamo andare a cantare. Però anche se cantiamo con un suono molto diverso da quello che abbiamo fatto adesso, sicuramente dovremo comunque andare a lavorare con l'inclinazione laringea, altrimenti appunto stringeremo la gola e ci sforzeremo in maniera eccessiva. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao!